Allora, io volevo vedere un video insieme a voi che ho visto in parte sul cesso. Era un video molto, secondo me, carino, anche se fatto un Ciao po' fellow travelers! a cazzo, ed è un americano che è venuto in Italia e c'ha questo canale dove dice cosa non fare nei luoghi che visita. E quindi praticamente questo è un video dove praticamente spiega le cose da non fare in Italia e parla dell'Italia e degli italiani. Ma lui non E è italiano. come? Lui è italiano. No, lui è di origine, la sua città d'origine dice Vicenza, non so perché, però è americano. Prendi il telecomando e schiaccia assai bene quel tasto. Indovina chi c'è su YouTube, è Giuppi TV Reaction. Ciao fellow travelers, Mark here with Walter's World, and we're in Vicenza, my hometown here in Italy. Fantastic people, great place. And the thing is, when you're in Italy, there's things you should do, but there's things you don't do when you're here. So what we have today are a list of 10 don'ts about visiting Italy. And the first don't is one thing, if you're looking to go shopping when you're here, don't expect to be able to get Gucci and Armani a lot cheaper here in Italy than you can other places. In realtà sulla cucina che voglio approfondire. I met a lot of tourists on the plane. No, cioè in realtà non è che ha degli stereotipi, anzi, però secondo me un paio di robe l'ha missate. And they're all excited. I'm gonna go to Armani and get some new clothes, and Gucci get some new clothes because it's gonna be so cheap because it's in Italy. Wrong. They have this called standardized pricing, and so it's kind of the same price everywhere you go in the world. So if you're buying it here or in the US or Canada or wherever, the prices are pretty similar. Ecco, questa roba qui ha stupito anche me, del fatto che i turisti siano convinti di venire qua e spende appunto meno per i No, capi mai di armadio. sentita, Mai sentita nemmeno io. So your best bet might be just to go buy it online, okay? I'm not going to warn you. I'm just going to tell you that right now. Don't expect to get great deals on Italian products when you're here. You might make some money up in the exchange rate, but overall, not too many deals here. Second don't. This is for my tourists. Look, if you're looking to eat in Italy, don't eat at tourist locations. Questa è una cosa che consiglio anch'io, ma lo fanno anche gli italiani, Dio Madonna. Ora No, parla it's di kind of Pisa an in obvious one. particolare. But you're going to see, whether you're in Rome or Venice and all kinds of stuff, there's lots of tourist menus that are out there, and there's lots of tourist restaurants right at those sites. And the thing is, you go there, you're not going to have the most authentic food. You're not going to have the best Italian food out there. You're going to have kind of a tourist version of things, and it can be kind of a rip-off. I know in Pisa, you know, for Caleb, I told him I will go to Pisa to eat pizza, okay? So he thought that was funny. He was like 2. He's like, oh, you're eating pizza in Pisa, which, you know, corny me, it worked out. But the thing was, the service was horrible, the pizza Devo wasn't very capire good. perché è divertente viene a mangiare la pizza a Pisa, perché forse anche lui sa che Pisa, pizza, capito? Ah, mamma mia. Perché loro dicono pizza. Sì, quando dicono pizza, è vero. Bello, bella battuta. And that's what happens when you're by these tourist locations. And what's cool in Italy is all these cities, yes, it's tourist stuff, but there's also people living and working there at the same time. And if you go a few blocks away from the tourist locations, Ok. you can get authentic food with authentic... Questo è totalmente vero. Peraltro non solo gli americani, ma anche i turisti italiani vanno in via Santa Maria per andare per raggiungere Piazza dei Miracoli. Ci sono 1000 pizzerie con i butta dentro e ti fanno vieni, già, pizza è buona. Poi la pizza fa ca. Ora lui dice che è buona, in realtà fa schifo al cazzo perché la mozzarella è alta così, non senti il sapore degli altri ingredienti e manco della pizza stessa. E niente, credono che quella sia la pizza più buona perché è vicino a Piazza Miracoli. Ma che cazzata è? Tra l'altro andate da Pancino se volete mangiare la pizza a Pisa, perché c'è... Fosse marcio, Sì, assolutamente, è più piccolo e più è buono. Tra le altre cose, a Pisa c'è la pizza alla pisana, cioè cotto col metodo alla pisana, cioè nelle tegliette vele di metallo. Occhio, perché secondo me prima o poi ti spinge la tazzina. Quindi secondo me, se andate da Pancino, da Montino, da queste persone qui, è la meglio, perché mangiate una pizza unta, marcia e soprattutto cotta col metodo alla pisana e avete mangiato la pizza a Pisa. La pizza, se volete fare un giro dell'Italia, la mangiate a Napoli. Questo però è un mio parere personale. Tra l'altro i posti da turisti li riconoscete perché fuori dal ristorante c'è la bacheca col menù coloratissimo, grosso sì, tutto implastiato, e la pizza finta davanti, grossa così, che dovrebbe invitarti. In realtà quello in Giappone c'è pieno di vomito. quella roba lì. Ok. Say, don't eat in those Sì, vabbè, sì, però boh. tourist locations, and I make a special point to mention that. Now, the third don't we have also deals with the restaurant, and in Italy, you don't
tip because service is usually included, or what you might see is they might have coperta. No, non è mai vero che questa è la prima cosa che secondo me sbaglia. Non è mai vero che il coperto è la mancia inclusa, cioè il coperto è una roba un po' complessa, a parte che viene da una tradizione storia vecchissima, ma poi comunque Poi il coperto non è non viene dato, cioè, ai camerieri. no, zero, assoluto, cioè, e poi non è vero che non, cioè, beh, non usa molto in Italia dalla mancia, è vero, non lo fa quasi nessuno. No, non lo fanno. Però non è vero che cioè loro, infatti dopo lo dice, se la lasci loro sono contentissime. Per esempio da me, da mio pa, la mancia la lasciano spesso. No, ma in realtà i turisti soprattutto la lasciano, anche a Pisa proprio, che ci lavora, cioè Federico lavora in un ristorante, i turisti gli lasciano sempre la mancia a loro. Sì, i turisti sono abituati, sì. Ma da mio pa, per esempio, la lasciano spesso la mancia, ma il coperto da mio pa non c'è, l'ha levato mio pa, che ha detto che è proprio una azzata. Però il coperto appunto non è quando anche ti danno il pane già compreso. Cioè il coperto non prende anche quello. Sì, però secondo me era un mezzo scam, è sempre stato un mezzo scam il coperto. Covered charge, okay? And it might be €1 or €2 or €3 depending where you go, and that's for like the bread and the plates and the knives and stuff like that. And you have that, and that's kind of what the tip is included in, and that you don't have to tip on top of it. Now, if you want to tip, no one's going to stop you. Esatto. But the Italians traditionally don't tip because you have the cover or the service is already included. But just remember, don't tip. You can if you want to, and they'll be very happy to take it, but you don't have to. Now the fourth don't is don't expect that speaking louder in English will help the Italians understand you. Look, Italians aren't necessarily the best at foreign languages, including English. Okay, and the thing is, you'll confermo. see when you're in Italy, the people are very excited. I mean, I get excited talking about Italy. And the thing is, they talk loud. They talk really loud, just like we Americans. So that's why we love each other. Non è che gli italiani e gli americani, cioè tantissimi italiani amano l'America, il sogno americano, gli americani, però non è che proprio tutti gli italiani amino, vedano di buon occhio così gli americani, anzi ultimamente sempre meno, perché l'America sta facendo una cappellata dopo l'altra che sta rovinando un po' l'immagine dell'America nel mondo. Negli anni 80 era diverso, cioè negli anni 80 l'America era l'esempio di paese perfetto, adesso questa cosa si è un po' sgretolata. Other so much, but don't think that you just speaking louder will help them understand. So what you need to do is before you come to Italy, learn a few. Però gli americani che amano l'Italia sono quelli che mi piacciono di più, che mi stanno più simpatici, perché si documentano un botto, nonostante ogni tanto sbaglino come questo ragazzo qui, sto signore. Few words before you come, grazie, thank you, or prego, you're welcome, or simple words like that make a big difference. Buongiorno, good day, or hello. Good day non è buongiorno comunque. You'll be surprised by speaking a little Italian how it really opens up the people, because the Italians are fantastic. And even if you don't speak Italian, they're still going to communicate with you. But if you know a few words, it goes a really long way. But you don't have to speak loud to let them understand. Questo è vero, praticamente gli italiani, se beccano uno straniero che si impegna a bestia per parlare in italiano, vanno fuori di testa. Fifth don't is, don't worry about being overdressed. Look, the Italians dress immaculately. I mean, even the little kids have better style than you or me. Well, it's not hard to be better than me. So don't worry about it. So make sure if you come here, make sure you're dressing nicely, because what can happen is if you're going to Piazza San Marco and you want to see the Basilica San Marco in Venice, if you're wearing skimpy clothes, they won't let you in. Okay, so make sure you do dress a little bit nicer if you are going to come here. Now, if you're going to go to Rimini and go to the beach, it's not really a big deal, but you don't really have to be being overdressed, because you can always dress higher here, and you still will look underdressed compared to the locals. The sixth don't we have is don't just do the Rome, Florence, Venice trip, okay? There are so many cute towns and villages throughout Italy, and you don't really get to experience the whole culture if you're just going to tourist meccas of Rome, Florence, and Venice. I mean, Venice gets 20 million tourists, but there's only like 50,000 people living there that are actually from Venice. So you want to go to other towns like here in Vicenza, but there's so many locals, you get to know the culture. Ravenna, I mean, you can go to Rimini, which is a big tourist cioè ragazzi, ma per me è fantastico che un americano gratuitamente, perché nessun ente del turismo italiano l'ha pagato per fare questa roba, sensibilizzi il pubblico americano con queste robe qua. Sì, avrà sbagliato qualcosa sulla mancia, sul discorso del coperto eccetera, ma cazzo, qui dice una cosa saggissima. Porca puttana, cioè Ravenna è una città meravigliosa, Bologna, ma anche tutti i paesini piccoli, sì, ma anche al sud, cioè ci sono delle robe pazzesche da vedere.
Un video no, hour un video away, no, you can go to però va bene. Ravenna, and it's just beautiful there with all their, 5th century churches and stuff like that. Lucca in Tuscany, Lucca, Dio another Madonna. hour and a half away from Florence. I mean, you can get to these fabulous little towns to really see true Italian culture without tons of tourists very easily. So make sure you don't just do those. Lucca. Yes, you've got to see Rome and Florence and No, Venice, Pontedera no. but don't miss out on some of those smaller towns and smaller villages to really see true Italian culture and really just fall in love with it. Go to Bassano da Grappa and have grappa on the bridge, or Marostica where you can play chess, and be human chess sets. I mean, Marostica, ma chi cazzo la cita mai Marostica? Cioè, Bassano del Grappa, tra l'altro, è un chicco di paese, di cittadina. L'ho visitata, ero ospite in biblioteca per un evento veramente carina. Io non lo sapevo, sta cosa della grappa sul ponte proprio. Io la farei subito, normi totale, ma la farei subito. It's really cool, but don't miss out on that, because that's what really gets you to fall in love with Italy, is seeing the real Italy, not just the tourist Italy. Now, the seventh thing is one that my American friends have a really tough time with, and that is, in Italy, you don't share your pizza. Look, in the U.S., I know we get a pizza, you tell your buddy, hey, Fernando, what kind of pizza you want? And Jocelyn, what do we get? And you have to debate between your friends what pizza. Allora, io ho fatto una serata pizza con mio cugina e vabbè, l'altro mio cugino, perché sono tutti cugini tecnicamente, i miei biscugini e mio cugino. Mi hanno portato in questa pizzeria per famiglie dove prendi la pizza famiglia, che è tipo così, okay. E poi la dovete condividere, no? E ci mettete tanti gusti, un po' come tipo la pizza al metro. tipo la pizza al metro qua, esatto. E effettivamente in America è così, stanno tutti a decidere gusti, eccetera. Però non è vero, cioè capita che io e Agnese, ma anche tra amici ci si scambia la pizza, tipo ma io ne prendo una così, te la prendi una sa, vabbè dai, mi garba assaggiarla, ci si scambia pezzi e via. Cioè, a volte non è tipo che... ne prendi due diverse, poi tipo metà ce la si divide a metà, e quindi è come se si mangiasse metà pizza in un modo e metà in un altro, cioè, ma in realtà è abbastanza normale. Ma sì. Pizza you're gonna get. Here in Italy, you get your own pizza. And yes, it is a big pizza, and you know what? You don't eat it with your hands, you eat it with a fork and knife. Ma and non è really vero, ecco, questo non è vero. No, vabbè, ma ho capito, amore, ma magari usi il coltello e la forchetta per tagliare le fette, ma poi la mangi con le mani. Cioè, io la mangio con la forchetta e il coltello, la pizza. Come? Spesso. Cioè, Ma poi la amore, prendo con le 7 mani. anni che... Ma poi la prendere con le mani dopo. Dipende, a volte la mangio direttamente con il coltello e la forchetta, a volte la mangio con le mani, dipende da come mi giro in quel momento. Cioè, è normale, ognuno la mangia come vuole. Vabbè. Comunque, no, l'ho detto, a volte la mangio anche con le mani, dipende da come mi giro in quel momento lì. Is I come here because you're like, wait, I don't share my pizza? Well, you can, but you don't. You have it for yourself. So don't share that pizza, get exactly what you want, and tell the other person if they want pizza, they can get their own. Don't share it. No. Now, my 8th don't for you is don't take the Freccia if you're going short distances. Now, if you're not sure what the Freccia is, or Italo, these are the really fast trains, and they can be really pricey if you're going a short distance. For example, from here, Vicenza to Venice, I can take the Freccia, and I'll be there like in 20 minutes, 25 minutes. If I take the local train, I'm there like in 45 minutes. But the thing is, the price is significantly more. So don't take those Freccias for the short trips. Take them for the long trips, because you do make up the time. If you're coming from Rome up to Venice and things like that, that can make a difference. Or if you're going down to Bari from Rome, it does make a difference taking those Freccias. And the Freccias, more or less, are on time. Mai vero. Whereas the local trains, on time is relative, let's just say. No, non è che è un concetto relativo, non sono puntuali, cioè i treni regionali fanno calla merda, Trenitalia, porca puttana, ripigliati. Chiuso. Okay? Now the 9th don't I have. Cioè, penso che i treni siano uno dei problemi, dopo ovviamente la mafia, la corruzione, tutto quello che vi pare. Cioè, il problema è il più grosso problema di trasporti che c'è in Italia. Cioè, non è possibile. I treni sono veramente tremendi. Vabbè, anche gli autobus, amore, corriere. Sì, cioè... ma i treni veramente, amore, cioè, è la follia. Ma poi sono marci, puzzolenti, tremendi. Ma figurati, io ho fatto pendolare per 3 anni da Carrara a Firenze. E io tutti i giorni arrivavo tardi a lezione, perché tutti i giorni perdevo la cazzo di coincidenza a Pisa. Cioè, no, ma non è vero, cioè le frecce non sono generalmente in orario, almeno per me, la mia esperienza, sicuramente no. Meglio dei regionali. Poi, non so, dipende anche dalla tratta, ci sono delle tratte che arrivano sempre puntuali,
Io quando ho preso delle frecce per andare a Milano, 99 su 100 beccavo dei ritardi, magari era 10 minuti, 20 minuti, a volte mi è capitato 40 minuti. No, succede... Però anche 10 minuti per me è inaccettabile, ragazzi, dai. Cioè la gente mi diceva no, ma vabbè, 10 minuti so che sia. Ma come lo sapevo che sia? Cazzo, pago il treno un botto e devo anche vederlo arrivare in ritardo. Ma che siamo impazziti? No, perché cioè, i 5 minuti di ritardo sono già inclusi nell'orario, cioè l'orario tipo parte alle 10, sai che partirà alle 10:05 sempre. Il regionale è fisso proprio. Vabbè, ma te li rimborsano, no? A me non mi hanno mai Vai, rimborsato dai, un io ci ho cazzo, provato, m'hanno sostituito una volta un biglietto, poi spariti nel nulla. Ci vuole l'avvocato, romperti i coglioni, eccetera. In Italy is don't order spaghetti and meatballs. Look, in Italy they have spaghetti and they have meatballs. Poi per farti rimborsare tipo deve fare un ritardo più di un tot. Comunque non ti rimborsano quasi mai l'intera tratta, cioè Sì, e poi sì, c'è una percentuale di rimborso. But they're not together. Vabbè, Because andiamo here what you have is primi piatti, the first plate. 40, che è un Vabbè, non entriamo nei 45 minuti di ritardo minimo ci vogliono per il rimborso. Beh, sicuramente, vabbè, lasciamo perdere. 45 poi precisi, proprio sono quelli con l'orologio, però non voglio entrare nella polemica della Trenitalia. But they're not together because here what you have is primi piatti, the first plates, and secondo piatti, the second plates. Those first plates, that's pasta, and after you finish that, they bring the second plate, which is the meat that's here. Okay, so you don't actually put those two together. If you want your spaghetti and meatball kind of flavor, get spaghetti bolognese, and what basically it is imagine that spaghetti and meatballs you have at home, but they smash up the meatballs into a meat sauce. That's what you're gonna get. Vabbè, Now, non è che spaccano some le people will say, porchine. "Oh, there's places in Italy that have spaghetti and meatballs." Yes, when there's a lot of American tourists, they actually have started to put that. I went to a restaurant today that was across the street from the U.S. base, and they have a big thing say Sono Italy sempre and lì quei America, posti. and the thing on the top of their list was spaghetti and meatballs, and then macaroni and cheese. Two things that yes, we think of it. Belli gli spaghetti alla bolognese che hanno pensano che, cioè lui ha detto, beh, sono tipo le polpette che le schiacciano e le buttano dentro. sarebbe. Sì, ma non è proprio così. Italian in America, but it is not Italian here. So don't order spaghetti and meatballs together when you're here. Separate, totally fine. Together, no. The 10th Però don't we anche have for you, divertente, actually I have a few more than 10. The 10th don't I have for you is don't expect a big breakfast in Italy. Breakfast in Italy is usually like an espresso and maybe a piece of bread and some butter. That's what they traditionally have. So Col burro e basta. Guarda, bello che è andato anche a In Gardaland. Francia lo mangia. Gardaland Amusement Park fa veramente morire da ridere. Comunque lui è andato anche a Gardaland. E Io di solito mangio abbastanza a colazione, cioè chiaro non mi mangio tipo il bacon, le uova, le salsicce, i fagioli, però cioè comunque... ma no, ma non è che sono pignolo, ma devi anche creare un po' di battute, di divertimento riguardo a un video del genere. Comunque l'ho detto all'inizio, cioè lui è un grande per me, fratello totale che cerca di spiegare agli americani come si vive, cioè come si vive in Italia, cosa bisogna fare e non fare quando si è turisti in Italia. Certo sbagliicchia qualcosa, però dai, è ammirevole, di sicuro è meglio di quelli che hanno un'idea dell'Italia totalmente distorta. you're gonna be a little hungry if you're staying with Italians and stuff like that. But your hotels usually they'll be fine and they'll take care of you. They'll have the full like spread of American breakfast and stuff like that. Not a big deal, but just know a typical Italian breakfast doesn't have much there. Gli è cambiato parecchio Gardaland, guarda quante foto ha fatto. Coffee and a little biscotti and you're on your way, okay? Now the 11th thing don't I have for you is don't expect a lot of space. Italy is very compact with all the stuff going on. So when you're going to be going to on the trains, the seats are going to be a little bit smaller. The luggage racks are going to be a little smaller. Vabbè, questo anche in Giappone, è tutto mega compatto, cioè è tutto così. And you'll see all these tourists with these big bags. You can't necessarily have that. You can work in a better way. Sprizzello? See, No. Cioè il tizio è arrivato e gli ha sparato uno spritz nel viso. Si vede, questa è la mia teoria. Secondo me il tizio, vabbè, capiva bene l'inglese, ha capito tutto del suo discorso e quindi cazzo che ha detto questo fa pubblicità all'Italia. Sai cosa, faccio un po' di flexino, faccio un po' di bella figura, porto lo spritz e via. Ma infatti gli americani ci vuole poco a conquistare gli americani, pochissimo, vai lì. Perché poi noi siamo anche molto calorosi in parecchie regioni d'Italia, quasi tutte in realtà. Quindi anche loro sono contenti, capito? gives me a spritz while I'm going. Oh, spritz Aperol. Don't forget to get one of these if you're in Veneto. It's Prosecco, bubble water, and Aperol. Bubble water. Babore. You see why I love Italy? These people are awesome. Okay.
No, but seriously, with the space, just know restaurant space, hotel Ci ha spaces, pisciato train dentro, spaces, all these things. Palese spritz avvelenato. Ma poverino! Gli dai un'arma da fuoco, sono contentissimi. Vabbè, le solite ossa. They are limited, so pack light. And we've actually sent a lot of boxes Mo glielo fa pagare 50 euro. back from Italy. It takes some time for the boxes to get there, but they've always got back to the US no problem. So that's Delle a nice casse. thing. But just know you're gonna have a lot of cramped up space, and on the trains when they have like kind of smaller sections for luggage, it can be a bit problematic. So be prepared for that, okay? And the 12th thing I have for you is don't expect to get food after 3 o'clock. La merenda. Look, here in Ma non Italy, è the ecco, restaurants questa è la più grossa stronzata che dici, secondo me. kind of open up for lunch from noon until 3, and then the restaurant closes from 3 to 7, Al ristorante, sometimes 8 ok. o'clock at night, and then dinner is from 7 to 8 o'clock at night till 11 or 12. And I know if you're coming from the US, you know, our dinner time is like 5, 6, maybe 7 o'clock. Here, you don't have that. Now, the thing is, if you want to get fast food places or pizza Italia, like pizza on the go, like, with in a plate, Sì, ma li fa sembrare come posticini tipo nascosti, proprio d'emergenza, ma in realtà Sì, ma i bar aperti, locali, gelaterie, qualsiasi osa può pasticcerie, mangiare. cioè, you can do that. But in general, you're not going to get food between 3 and 7. So make sure you get your lunch at the right time and your dinner at the right time, Ecco, so you can enjoy the gelato fa bene. fantastic food that's here. My personal favorite here in Vicenza I is bigoli bigoli con con l'anca, arna, buonissimi. like thick spaghetti noodles with duck sauce. It's fantastic. Yes, the pizza is awesome here. You should have it. Oh, and another thing with the pizzas. The traditional pizzerias actually, they're only open at night. More started opening during the day now, but if you want pizza during the day, you go to that Pizza Italia place and you buy by the kilo. You say, I want this much of pepperoni or this much of pear and gorgonzola. They cut it, weigh it, cook it, and give it to you. And it tastes fine. Anyway, No, vabbè, non è I che te la don't preparano, ci sono le teglie che ti preparano il live boy sul momento. want to let this go to waste. Madonna, qua- So you don't miss your chance to go to Italy. It is a fantastic place. The people are awesome. The food is fantastic. I love it. You'll love it too. Take my word for it. And ciao from Vicenza. Piero. God, I love this place. Ciao. Beh, lui sta in Che fissa. dolce! Lui sta in fissa con la vita, per quello non bisogna. Carino. Poi vabbè c'è quello a Roma, ce n'è tanti di video di questo tizio qui, mio fratello. Un po' simp dell'Italia, dite. Beh, meglio per noi. Lost in Venezia da un americano, possible? No, no, no. Da Rio hai dimenticato di dire che nelle nostre scuole non si fa al tiro? Non ho letto un cazzo.